Nel braccio sinistro del transetto della concattedrale di San Paolo ad Alatri è esposta una bella pala d'altare. È una copia della famosa crocifissione di Guido Reni, che sovrasta l'altare maggiore della chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. Guido Reni, uno dei più grandi maestri del Seicento italiano, dipinse altre due versioni della crocifissione, una conservata a Milano nella Pinacoteca Ambrosiana e l'altra a Modena nella Galleria Estense. In tutti i dipinti, compresa la copia da Latri, che è comunque una copia di epoca molto più tarda rispetto alle pitture originali di Reni, spicca la grande figura del Cristo, che appare solo e inchiodato alla sua croce. Il suo capo è coronato di spine, i suoi piedi e le sue mani sono trafitti dai chiodi. E tuttavia mancano i segni cruenti della sua passione. Le ferite infatti sono appena definite, non c'è sangue che cada copioso, ma soltanto piccole gocce. Sappiamo dal Vangelo che un soldato romano ferì il costato di Gesù per accertarne la morte. Ma ecco che qui quella ferita che solitamente è rappresentata e che funge quasi come da certificato di morte non c'è. Non ce n'è alcuna traccia. Il corpo, nella sua perfetta anatomia, appare candido, quasi splendente, splendente della bellezza del Cristo e della sua divinità. Dunque, più che il corpo di un condannato brutalmente flagellato e poi inchiodato ad una croce, questo corpo appare quello di un uomo vivo, quasi già trasfigurato nella luce della resurrezione. È evidente l'intento del pittore di non raffigurare un Cristo sofferente o morto, l'uomo dei dolori, ma un Cristo vivo, quasi prefigurazione del Cristo risorto. E che il Cristo sia vivo lo capiamo anche dai suoi occhi, che sono aperti e con lo sguardo rivolto verso l'alto. Il Cristo di Reni, benché ancora sulla croce, pare lì pronto a risorgere. Ce lo suggeriscono alcuni particolari, come ti ho detto, il candore lucente del suo corpo e poi il chiarore di un'alba che si staglia sullo sfondo, dove scorgiamo il profilo della città di Gerusalemme. È l'alba di un nuovo giorno, quella dell'8° giorno, il giorno che non vedrà il tramonto, cioè il giorno della Pasqua di Resurrezione del Signore. Sotto la croce non c'è nessuno e questo uomo crocifisso, come ho detto all'inizio, sembra solo e abbandonato da tutti. D'altra parte, poche ore prima, nel corso dell'ultima cena, aveva detto ai suoi: «Questa notte, per tutti voi, io sarò un motivo di scandalo. Sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge». Aveva così predetto che nel momento estremo anche i suoi lo avrebbero abbandonato. E guardando il paesaggio in basso vi scorgeremo delle piccole figure come in dissolvenza che si allontanano dal Golgota, il luogo del cranio, per tornare nella città di Gerusalemme. Il gregge disperso dopo che il pastore è stato percosso. Un gregge disorientato e forse anche deluso da quell'apparente sconfitta. Ma lui, Cristo, il pastore percosso, non è realmente solo, come non lo è mai stato in tutto il corso della sua vita. Il fascio di luce proveniente dall'alto, che pare avvolgere il suo corpo come in un abbraccio, è il segno della presenza del Padre, in continuo dialogo con il Figlio. Lui, il figlio prediletto, apparentemente solo su quella croce perché abbandonato dagli uomini e anche dai suoi amici più stretti, in realtà ha accanto a sé il Padre e a lui si sta affidando. L'eco del grido Dio mio, perché mi hai abbandonato, segno della natura umana di Cristo, si è già dissolto. È il momento del tutto è compiuto. Del Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Parole che rivelano la natura divina di Cristo, ma insieme l'umana coscienza di essere anche in quel tragico momento il figlio prediletto del Padre, l'amato. Quella umana coscienza della paternità infinita di Dio
che porta il cristiano alla certezza della resurrezione. Ecco allora il significato del candore e della luminosità del corpo, ormai privo di ferite, un anticipo di resurrezione, pure prefigurata da quel perizoma svolazzante che pare proprio essere un anticipo del classico vessillo della resurrezione. Il vessillo che solitamente è raffigurato in arte come attributo iconografico del Cristo risorto e che serve a celebrare la sua vittoria in quella notte in cui morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Il crocifisso di Reni ha quindi la straordinaria capacità di suscitare nel credente il desiderio di imitare il comportamento di Cristo e di aprire il cuore alla umana coscienza della paternità infinita di Dio, e così di fare come Cristo, che nel momento estremo del dolore, della tribolazione e della morte, quando tutti l'hanno abbandonato, si affida al Padre, a quel Padre che mai abbandona i suoi figli.